Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i Sexual Magic Tarot in versione mini. Dunque, che cosa appunto andremo a chiedere a questo mazzo appunto di tarocchi? Cerchiamo di capire come sarà ovviamente il vostro prossimo incontro, quindi quali sono le sue speranze, i suoi desideri ovviamente in riferimento all'incontro, le sue paure, diciamo i suoi tabù, le sue ritrosie e ovviamente cerchiamo di capire quando evidentemente avverrà questo incontro e ovviamente come sarà globalmente, al di là ovviamente poi delle sue aspettative o comunque dei suoi timori. Questo sarà un video a doppia variante. Voi sapete che io tendo ad alternare sul canale video a variante unica e video a doppia variante, ovviamente per cercare di venire incontro un po' alle esigenze di tutti. So che molti di voi amano la variante unica, altri invece amano molto la doppia variante. Di conseguenza, quest'oggi diciamo sarà appunto un video a doppia variante, variante 1 e variante 2, tra ovviamente le quali potrete scegliere. Dunque, possiamo appunto iniziare con la prima variante e dunque per chiunque scelga la prima variante e in qualche modo stia aspettando, stia attendendo un incontro appunto con la persona del cuore o comunque con una persona che vi piace particolarmente, cerchiamo appunto di capire come andrà questo incontro, ma soprattutto l'altra persona, come si predisporrà a questo incontro. Cerchiamo di capire paure, desideri, aspettative e ovviamente anche come procederà appunto il vostro futuro incontro. Vediamo un po'. Perfetto, ora stendiamo appunto le carte sul tavolo di stesa. Perfetto. Come potete vedere, appunto, questa è una stesa molto veloce, ovviamente, supportata da soli 3 arcani, ovviamente in 3 posizioni ben precise. In prima posizione i suoi desideri, in seconda posizione le sue paure, i suoi timori, in terza ed ultima posizione, appunto, cerchiamo di capire ovviamente questo incontro globalmente come andrà e anche magari qualche indicazione circa ovviamente le tempistiche, quindi il quando appunto potrebbe avvenire questo incontro per chi ha scelto la prima variante. Iniziamo appunto con la prima carta, ossia appunto cerchiamo di capire i desideri di questa persona, cioè che cosa ovviamente spinge questa persona verso di voi, che cosa supporta appunto il suo desiderio di vedervi, di comunque approcciare a voi anche eroticamente ovviamente parlando, e quindi cerchiamo di capire come arriverà diciamo questa persona all'incontro. Allora, questa persona arriverà all'incontro con la carta del giudizio, cioè obiettivamente per questa persona voi rappresentate appunto la rinascita. Questa è una persona che nel momento in cui obiettivamente vi rivede e ha comunque modo, diciamo, di risentire, vedete, il suono della tromba, quindi risentire anche semplicemente la vostra voce, questa persona prova un profondo appagamento fisico. Quindi non è soltanto il rivedervi, anche semplicemente il contatto dialogico con voi eccita molto questa persona.
Questa è una persona che quindi ha bisogno proprio del vostro contatto, un contatto diciamo a 360 gradi, quindi non vuole solo il vostro corpo. Questa è una persona che ha bisogno anche di ascoltarvi, di sentire la vostra voce, di sentire cosa voi abbiate da dirgli, perché per lui, vedete, siete un elemento illuminante per quanto riguarda appunto la sua esistenza, cioè voi portate a rinnovamento l'esistenza di questa persona. Questa persona con voi si sente completamente appagata, si sente felice, si sente, diciamo, veramente completa e ovviamente date a questa persona una progettualità in più per quanto riguarda il futuro. Infatti il giudizio parla proprio del desiderio di cambiare pelle, di cambiare vita, di rinascere, vedete, a nuova vita, proprio perché è una persona che ha bisogno di rivivere le gioie dell'amore e i piaceri del corpo. Ovviamente è una persona che arriva sicuramente o da una storia precedente dove l'erotismo era veramente ai minimi storici, oppure nel caso in cui sia una persona impegnata, è una persona che con la compagna ufficiale non ha nessun tipo di rapporto. Quindi è una persona che ovviamente ha bisogno di voi anche per ricominciare, diciamo, a sentirsi virile, cioè questa persona con voi si sente energicamente, diciamo, potente, sente di nuovo, diciamo, scorrere il sangue nelle sue vene e ricomincia a desiderare. Sino ad ora è come se questa persona avesse vissuto una sorta di, vedete, quasi morte dei sensi, proprio perché o non ha mai trovato la donna giusta, o perché è ovviamente insieme ad una persona che non gli dà più quello che lui vuole. Quindi è una persona che da un punto di vista fisico è molto scontenta, questa persona è molto insoddisfatta e sta cercando qualcosa in più che trova in voi. Voi siete la sua rinascita, il giudizio. Anche proprio da un punto di vista, diciamo, anatomico. Cioè, quando vede voi, ascolta la vostra voce, in questa persona, diciamo, ecco, ci sono delle sensazioni talmente forti, vivide, che ovviamente ci sono parti anatomiche che ne dimostrano, ovviamente, una grande emotività in corso, se così vogliamo dire. Quindi è una persona che obiettivamente con voi si sente di nuovo, vi ripeto, virile, si sente di nuovo piacente, si sente di nuovo potente. È una persona che quando sente, vede voi, ha molta voglia e molto desiderio. Ma perché voi gli date quello che sino ad ora lui non ha mai avuto o che gli manca quotidianamente nel caso in cui sia una persona impegnata, ad esempio sposata o fidanzata. Quindi questa è una persona che ha voglia di rivedervi. Il giudizio parla anche di comunicazione, appunto il suono in primo piano ovviamente per questa carta. Quindi è una persona che vi chiamerà a breve, tra l'altro il giudizio è una carta molto veloce che parla di tempistiche veramente veloci, quindi è una persona che ha intenzione di vedervi entro ovviamente le prossime settimane. Ed è una persona che ha voglia di sentirvi e vedervi e quindi organizzare ovviamente un incontro in modo sicuramente da poter appunto vivere queste gioie dell'amore che tanto gli mancano. Quindi vi ripeto, il giudizio è una carta molto bella, aspettatevi una chiamata, una telefonata, un messaggio entro poco tempo perché questa persona ha bisogno di rivedervi, ha bisogno di stare con voi, ha bisogno di rinnovare la propria vita proprio da un punto di vista anche erotico. D'accordo? Perché è come se questa persona si sentisse, diciamo, anatomicamente spenta in alcune zone del proprio corpo senza di voi. Quindi è ovviamente un dettaglio molto importante, perché è una persona che desidera solo voi. Il giudizio parla anche di fedeltà.
Quindi è una persona che obiettivamente crede molto nel vostro rapporto, ma vi ripeto, non è solo attratta questa persona dal vostro corpo. Questa persona comunque si eccita anche semplicemente, diciamo, ascoltando la vostra voce, il vostro sorriso, il vostro modo di ridere per questa persona rappresentano un magnetismo, un aggancio incredibile a cui lui non vuole rinunciare. Quindi vi chiamerà presto, questo sicuramente. Ora vediamo invece in seconda posizione appunto questa persona quali paure abbia, quindi quali possano essere i suoi timori in riferimento a questo incontro. Allora, e qui abbiamo la carta della luna. Allora ragazzi, questa è una persona che ovviamente nel caso in cui sia impegnata, la luna ovviamente risulta particolarmente comprensibile perché appunto è una persona che agirà nell'ombra, la luna. Quindi potrebbe volervi rivedere, sicuramente entro breve tempo, ma ovviamente in una condizione di semilibertà, cioè una persona che obiettivamente non ha particolare, diciamo, voglia di incappare in problemi con la compagna ufficiale. Quindi la luna, la necessità di prudenza e cautela. Perciò potrebbe volervi vedere, appunto la luna, in un momento della giornata, per esempio, particolarmente oscuro, appunto notturno, per esempio serale, tarda sera ad esempio, oppure una persona che potrebbe volervi vedere appunto di nascosto, perché la luna si riferisce non soltanto, diciamo, al periodo notturno dell'arco della giornata, ma ovviamente anche di un momento nascosto, ritagliato nell'arco della propria quotidianità. Quindi sa di dover vivere questo incontro ovviamente nel nascondimento, comunque celando ovviamente il vostro stesso incontro agli occhi degli altri. Nel caso in cui questa persona non sia impegnata, la luna comunque parla della necessità di discrezione, cioè non è una persona che, diciamo, vuole sbandierare i 420 il vostro incontro, bensì è una persona che ha voglia di vedervi ugualmente in periodo serale, ma ovviamente vivendo questo incontro come una sorta di tête-à-tête, diciamo intimo e privato, senza lasciarsi trasportare, diciamo, dalla mondanità, cioè una persona che vorrà rivedervi in un ambiente, diciamo, solitario, anche magari molto romantico, perché la luna parla di romanticismo, proprio perché obiettivamente è una persona che ha bisogno di vivere forti emozioni, la luna appunto, che questa persona non viveva da molto tempo, ve l'ho detto con la carta del giudizio. Questo ovviamente anche nel caso in cui sia una persona impegnata, Quindi è una persona che sente la necessità di tirar fuori con voi tutto quello che ha dentro. Emozioni, voglia di seduzione, di attrazione, giochi erotici magari proibiti, quindi abbassare il livello dei propri tabù, e quindi lo può fare solo ed esclusivamente vivendo, diciamo, un incontro molto intimo, soli, voi e lui. Quindi non è una persona che, diciamo, vorrà rivedervi trascorrendo una serata tra amici, o non necessariamente o non solo, poi vorrà comunque stare del tempo con voi, da soli, proprio perché questa persona ha la necessità di aprirsi a voi e di aprire la propria interiorità. La carta della luna parla di interiorità, parla di fantasie erotiche nascoste che questa persona ha bisogno di vivere con voi. Quindi potrebbe anche proporvi, diciamo, qualcosa magari di inusuale, che voi non abbiate mai provato né sperimentato, ma che è sempre rimasto ben presente nelle sue fantasie, perché la luna parla proprio di fantasie taciute. Quindi è una persona che vi vorrà vedere, vi desidera tantissimo, ve l'ho detto col giudizio, però ovviamente questo desiderio, diciamo che lascia comunque sopiti o comunque, diciamo, silenziati momentaneamente
anche dei desideri, delle fantasie che però lui vorrà vivere con voi. Quindi vi ripeto, aspettatevi da parte di questa persona comunque anche magari delle proposte erotiche un po' particolari, ma vi ripeto, è una persona che vuole, necessita di trascorrere del tempo da solo con voi. Nel caso in cui sia una persona impegnata, ovviamente è una condizione ovvia, quindi la luna ci parla sicuramente appunto di un doversi nascondere ovviamente dallo sguardo altrui. Però è una carta che parla di tanta emozione. Un'emozione che porta a inquietudine, quello sì, perché è una persona che fa fatica ad aprirsi o comunque a tirar fuori realmente quello che ha dentro. È una persona che tende a, diciamo, proteggere un po' troppo la propria interiorità. E quindi anche con voi potrebbe far fatica, perché la luna parla comunque di inquietudine proprio nell'aprirsi, ma ne ha bisogno e quindi farà di tutto per poter trascorrere del tempo con voi. Ora invece appunto passiamo alla terza carta, per cui cerchiamo di capire come obiettivamente procederà appunto questo incontro, cioè diamo un giudizio complessivo all'incontro. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del 3 di bastoni. Allora ragazzi, la carta del 3 di bastoni parla di un incontro che sicuramente ci sarà. Quindi voi e questa persona vi vedrete sicuramente. È una carta che parla anche di una certa attesa, perché appunto il 3 di bastoni per definizione cartomantica è l'attesa. Però vi ripeto, è comunque un'attesa proficua, cioè prima o poi comunque vi vedrete, sicuramente entro le prossime settimane. Il 3 di bastoni parla, vedete, di un legame molto forte che c'è tra voi e questa persona, un legame indissolubile che ovviamente porterà questa persona a fare di tutto pur di potervi vedere. Quindi vi ripeto, sicuramente entro le prossime 2 o 3 settimane avrete modo di rivedere questa persona con una certa attesa. Quindi parliamo di bastoni. Ci sarà, diciamo, dell'organizzazione, una pianificazione ovviamente da portare a termine, che ovviamente andrà a buon fine. Potreste per esempio decidere magari di incontrarvi e poi dover rinviare l'incontro, ma comunque vi rivedrete. Ecco che chiaramente perché vi rivedrete e perché questa persona farà di tutto per poter superare qualsiasi ostacolo, perché tra di voi c'è un legame che non si può sciogliere. Questa è una persona, vi ripeto, molto legata a voi, ve lo dicevo già inizialmente con la carta del giudizio. Quindi è una persona che ovviamente per voi prova un profondo sentimento. Qui non è solo attrazione. Ve l'ho detto ragazzi dall'inizio, questa non è una persona innamorata unicamente del vostro corpo, questa è una persona che ha comunque bisogno di voi, del vostro amore, del vostro sorriso, di ascoltare le vostre parole. Quindi questa è una persona che, vi ripeto, senza di voi sta male. È una persona che senza di voi non gode nemmeno, diciamo, delle gioie della vita nel caso in cui sia una persona impegnata. Cioè non ha rapporti con la compagna ufficiale nel caso in cui sia una persona impegnata. Nel caso in cui sia una persona libera, arriva comunque da storie precedenti molto insoddisfacenti da un punto di vista, diciamo, pratico. Quindi, sicuramente una persona che farà di tutto per vedervi. Chiaramente stiamo parlando comunque di tempistiche a breve, ovviamente, termine. Potreste inizialmente sentirvi di più, quindi è una carta che parla comunque di comunicazioni, parla di organizzazione, parla di pianificazione, quindi avrete modo comunque ancora di sentire questa persona per messaggio, SMS, telefonata. Poi finalmente ovviamente questo incontro ci sarà. Ecco che però il 3 di bastoni parla molto, vi ripeto, di sentimenti, comunque di emozioni veramente molto forti e vivide, che voi finalmente, probabilmente, toccherete con mano. Cioè voi capirete che questa persona non è legata a voi solo da un desiderio fisico, ma anche da un sentimento. Perché questa persona, ovviamente appena vi vedrà,
non cercherà immediatamente o comunque subito il contatto, diciamo, erotico. Cioè questa persona non vi vuole vedere e non vi vedrà solo per consumare. Anzi, questa persona vi vuole vedere e nel momento in cui, diciamo, vi rivedrete, vi farà capire che prova del sentimento importante che comunque viene nutrito nonostante, per esempio, il non vedersi magari così frequentemente, nonostante momenti di assenza. Perché è una carta che parla di attesa, momenti anche un po' di sacrificio, ma ovviamente di un incontro e comunque un legame che avverrà e comunque molto forte. Quindi sicuramente questa persona farà di tutto per potervi vedere e vi ripeto, l'incontro sicuramente ci sarà. Però ovviamente è una situazione che necessita comunque di una certa pianificazione, di una certa organizzazione. Nel caso in cui sia una persona impegnata, vi parlavo della luna, quindi la necessità comunque di nascondersi rispetto alla compagna ufficiale. Nel caso in cui sia una persona libera, parliamo di bastoni, quindi potrebbe avere problematiche da un punto di vista professionale o comunque, diciamo, volendo vivere una serata unicamente con voi, diciamo una sorta di tête-à-tête intimo, potrebbe, diciamo, doversi, per esempio, ritagliare del tempo importante rispetto ad amici, attività, lavoro. Cioè, questa è una persona che potrebbe avere, diciamo, degli ostacoli esterni che possano, diciamo, solo ritardare il vostro incontro. Ma poi qui c'è il cambiamento, quindi l'incontro ci sarà. C'è un po' di attesa, qualche piccolo sacrificio, qualche piccolo ostacolo e poi finalmente entro le prossime 3 settimane, ragazzi, sicuramente vi vedrete, d'accordo? Quindi qui l'incontro c'è. In questo tempo, quindi durante questa attesa, voi capirete che qui c'è molto sentimento, perché anche una carta, vedete, che parla di amore platonico. Qui c'è un bacio, non c'è un consumare, un rapporto fisico, erotico. Qui c'è un bacio, c'è un abbracciarsi, vedete, c'è un legame che tiene ovviamente strette queste due persone l'une alle altre. Quindi il vostro rapporto è molto bello, è un rapporto intenso, è un rapporto molto profondo, che parla ovviamente di un sentimento che non si può sciogliere, ma che, per esempio, per quanto riguarda gli incontri, a volte può essere, diciamo, ostacolato da dei piccoli contrattempi. Ragazzi, però parliamo solo di contrattempi. Quindi qui l'incontro c'è, d'accordo? Quindi i problemi non ci sono. Dunque, vi ripeto, sicuramente questa persona la rivedrete entro poche settimane e soprattutto la risentirete. Ovviamente durante questo momento di attesa e durante ovviamente, diciamo, questo sentirvi, voi capirete che questa persona è legata a voi da un punto di vista proprio spirituale, da un punto di vista anche direi quasi platonico, per cui anche nonostante voi non possiate magari consumare immediatamente i suoi desideri o comunque quello che lui vorrebbe fisicamente da voi, questa è comunque una persona che vi ama, è una persona innamorata, è una persona che crede nel vostro rapporto, quindi è una persona che prova dei sentimenti. Quindi veramente una carta molto bella ed è una stesa che parla veramente di un sentimento profondo, nonostante magari le tante difficoltà o per esempio il doversi vivere di nascosto. Ma vi ripeto, è comunque una persona che prova per voi veramente un sentimento pulito e soprattutto importante, che vi ripeto farà di tutto proprio per potervi vedere, per poter stare insieme. E ovviamente riuscirà poi sicuramente a trascorrere del tempo ovviamente con voi, tempo che per lui è assolutamente prezioso. Però vi ripeto, è una carta che parla, vedete, di amore romantico, di un amore interiorizzato, un amore anche segreto, quasi platonico, che pur non lasciando spazio immediatamente ad esperienze fisiche, però ovviamente è un rapporto che si rivelerà duraturo, perché è costruito su delle attese magari pazienti, ma perché obiettivamente è una persona che prova delle emozioni molto importanti per voi. Quindi questo non è un rapporto che parla unicamente di, diciamo, desiderio meramente fisico. Questo è un rapporto molto bello, che parla sicuramente di un'unione molto fedele, vi ripeto, come vi dicevo con la carta del giudizio, un'unione duratura, un amore veramente romantico che, vi ripeto, nonostante alcune difficoltà, comunque rivelerà
proprio tutto il suo potenziale, proprio forse grazie proprio a queste difficoltà, voi capirete che questa persona prova del sentimento importante per voi. Ovviamente, appunto, parlando d'amore, ma parlando anche di erotismo, appunto, ci faremo anche aiutare in questa lettura, appunto, dai Sexual Magic Oracles, ovviamente quindi aggiungendo anche delle carte oracolari interessanti per quanto appunto concerne questo prossimo incontro. Quindi cerchiamo appunto di capire come appunto procederà questo incontro, facendoci anche appunto aiutare dagli oracoli. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, vediamo appunto per quanto riguarda il primo oracolo e ovviamente il futuro incontro tra voi e questa persona, come appunto procederà. E qui abbiamo una carta molto bella, una carta direi anche dolcissima, che appunto è la carta dell'empatia. Allora ragazzi, tra voi e questa persona, ve l'ho detto sino ad ora, ecco, c'è un rapporto che va oltre la sessualità. Quindi questa persona sa capirvi e voi sapete capire lui. Cioè voi sapete capire obiettivamente i suoi sentimenti, le sue emozioni, i suoi momenti no, e in qualche modo anche comprendere empaticamente i suoi bisogni e riuscite ovviamente sempre a dargli quello di cui lui ha bisogno. Siete persone molto intelligenti, che avete un'intelligenza emotiva veramente molto profonda e questo lo fa impazzire. L'empatia permette ovviamente ad entrambi di sentirvi vicini anche se a distanza. Quindi comunque voi avrete modo di parlare, di vedervi, di comunicare. Questo non farà altro che, diciamo, accentuare il legame che c'è tra di voi, facendovi sentire ancora più conosciuti, noti l'uno all'altra, e questo renderà quindi la conoscenza dell'uno e dell'altra molto più profonda, al punto che a volte potrete anche non parlare e capirvi comunque. Quindi voi avrete modo comunque di dimostrare a questa persona, vedete, tutto il sentimento, le emozioni, tutto ciò che provate per questa persona, e riuscirete a rendere il vostro legame ancora più importante. Vi ripeto, vedete, nonostante la distanza, Quindi questa carta, questo oracolo, ribadisce ancora ulteriormente la necessità comunque di una certa attesa nel vedervi, vedete, nell'incontrarvi faccia a faccia, un'attesa che comunque sarà proficua, perché ovviamente, vi ripeto, giorno dopo giorno questa persona si sentirà compresa, capita, rispettata da voi e il vostro legame diventerà sempre più profondo. D'accordo? Quindi qui ci sono tanti dialoghi. Guardate, qui abbiamo Mercurio che rappresenta la comunicazione. Quindi parlerete nei prossimi messaggi o telefonate, voi avrete modo di capire molto di questa persona e questa persona potrebbe confidarvi qualcosa di importante. Comunque diciamo che ci sarà uno scambio comunicativo molto dolce, molto bello, che vi farà capire ad entrambi quanto siete importanti l'uno per l'altra, al di là della mera sessualità. Questa è una stesa veramente molto molto bella, lo dico dall'inizio. Vediamo ora appunto in questa posizione se abbiamo delle indicazioni però proprio in riferimento all'incontro. Vediamo un po'. Allora ragazzi, qui abbiamo la carta della guarigione, è una carta veramente molto bella anche questa, perché ci riporta al significato del giudizio. Che cosa vi ho detto ragazzi? Che obiettivamente voi rappresentate per questa persona un momento importante
e ovviamente diciamo una sorta di boccata di energia molto forte che riesce a far sentire questa persona vitale e comunque molto forte, comunque molto vogliosa, desiderosa, virile ed energica e potente. Ecco, questa persona ovviamente si sentirà, rivedendovi, vedete, di nuovo appagata, appunto dal vostro vedervi, anche semplicemente, vedete, dallo scorgere comunque ad una certa distanza del vostro corpo e comunque le forme, la fisionomia della vostra persona. Ecco, questa persona appunto, anche semplicemente scorgendovi, diciamo da lontano, ricomincerà a sentire appunto il sangue scorrergli nelle vene. Cioè voi siete la sua medicina praticamente, voi date guarigione a questa persona e quindi non vede l'ora di vedervi, questo sicuramente. Questa è una persona che senza di voi sta male, perché la carta della guarigione parla di, diciamo, malattia, ovviamente in senso lato, cioè comunque una persona che non sta bene. Potrebbe anche essere una persona che ha problematiche, mi auguro di no, magari di salute o comunque un calo, diciamo, di energie psicofisiche. Rivedendovi, questa persona ovviamente ricomincerà a sentirsi bene e di conseguenza questa persona tornerà in pieno equilibrio. Con voi ripristina una sorta di armonia perduta e quindi finalmente, rivedendovi, questa persona si sentirà di nuovo felice. Quindi voi gli ridate praticamente vita a questa persona. È molto bello questo rapporto, perché voi rappresentate per questa persona, vi ripeto, una sorta di medicina, la sua guarigione, quello di cui lui ha bisogno e che evidentemente non ha mai avuto nella sua vita comunque prima di voi. Dunque ragazzi, questa stesa è molto bella, perché è una stesa che, nonostante utilizzi appunto carte inerenti sicuramente tarocchi e oracoli appunto inerenti alla sessualità e all'erotismo, è una stesa che parla di una persona, di un individuo che non è legato a voi solo per sessualità, bensì anche da sentimenti molto profondi. Questa persona ha bisogno di voi e ve lo dimostrerà. Sarete la sua medicina. Quando vi rivedrà, vedete, questa persona finalmente si sentirà bene, tornerà in forze. È un rapporto molto bello, molto romantico, molto platonico, che ovviamente necessiterà di qualche attesa, magari qualche piccolo contrattempo prima di potersi rivedere, ma vi ripeto, questa persona sicuramente vi rivedrà, voi lo rivedrete e quindi potrete di nuovo trascorrere del tempo insieme, ma soprattutto dimostrando l'uno all'altra dei profondi sentimenti reali. Quindi tanta empatia, tanto feeling e ovviamente una sorta di guarigione che voi rappresenterete ovviamente per questa persona. D'accordo? Quindi veramente stesa molto bella che sposta l'attenzione appunto molto di più sui sentimenti. Dunque ragazzi, come sempre, appunto questa stesa termina qui. Ovviamente, come sempre, appunto, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, come sempre buona fortuna e ovviamente a presto. Dunque, possiamo appunto iniziare la seconda variante e dunque appunto per tutti coloro che appunto hanno scelto o sceglieranno la seconda variante, cerchiamo appunto di capire come procederà ovviamente il prossimo incontro con la persona del cuore o comunque con una persona che state frequentando e ovviamente cerchiamo appunto di capire questa persona come arriverà a voi a questo incontro, con quali desideri e ovviamente anche con quali paure. E cerchiamo anche di dare un giudizio complessivo ovviamente all'incontro, cercando magari anche di capire quando avverrà questo incontro. Vediamo un po'. Perfetto, ora iniziamo appunto a stendere le carte sul tavolo di stesa.
Allora, dunque, come potete appunto vedere, qui abbiamo ovviamente 3 carte, posizionate ovviamente in 3 posizioni diverse. In prima posizione appunto abbiamo una carta che si riferisce ovviamente ai desideri di questa persona, cioè cerchiamo di capire ovviamente come questa persona appunto arriverà all'incontro, con quali desideri, con quali fantasie, immaginazione erotica, ovviamente nei vostri confronti. In seconda posizione cerchiamo di capire obiettivamente però anche con quali paure, magari dubbi e perplessità arriverà appunto all'incontro. E in terza ed ultima posizione cerchiamo appunto di capire come procederà ovviamente questo incontro, quindi diamo un giudizio complessivo ovviamente sull'incontro e cerchiamo anche magari di capire quando questo incontro avverrà, quindi qualcosa in riferimento ovviamente alle tempistiche. Dunque iniziamo appunto dalla prima carta e cerchiamo di capire appunto quali desideri prova questa persona nei vostri confronti. Allora, e qui abbiamo l'8 di spade. Allora ragazzi, questa è una persona che diciamo arriverà a voi, questa è la carta del graffiare, della magia appunto del drappo verde, ecco una persona che arriverà a voi molto eccitata, come potete vedere, è una persona molto impaziente, perché l'8 di spade parla di impazienza, parla di diciamo un'inquietudine che questa persona prova all'ennesima potenza nel momento in cui pensa a voi. Cioè questa è una persona che vi desidera talmente tanto da impazzire, perché l'8 di spade è una carta che parla di un'attrazione quasi fatale. Cioè questa è una persona che vi desidera talmente tanto che appena vi vede avrebbe veramente voglia di denudarvi. Cioè è una persona che prova un'attrazione talmente forte nei vostri confronti che anche nel caso in cui sia una persona impegnata metterebbe a rischio addirittura il suo stesso rapporto. Guardate, qui c'è qualcuno che può osservare, un satiro malefico appunto, quello che sta accadendo tra questa bellissima coppia. Quindi è una persona che sa che molto probabilmente nel caso in cui sia impegnata questa persona potrebbe rischiare molto, ma obiettivamente prova un desiderio talmente imperante che non riesce a resistervi. Quindi questa è una persona che vi sogna anche di notte, cioè una persona molto attratta da voi, quindi questa stesa è totalmente diversa dalla variante precedente. Qui c'è una componente erotica enorme. Questa persona vi vede veramente come, vedete, una sorta di tentazione a cui non riesce a fare a meno. Quindi o questa persona è impegnata, non necessariamente sposata, può essere anche semplicemente fidanzata, piuttosto che in qualche modo appunto convivente, comunque una persona che sta già frequentando appunto qualcun altro, oppure, vi ripeto, è una persona che non ha ancora ben cancellato il suo passato, quindi potrebbe essere per esempio un uomo separato o in via di separazione e divorzio, comunque che ha ancora la ex compagna attorno, un po' troppo attorno, o comunque una persona che fa fatica a staccarsi dal passato, cioè qui c'è un passato ingombrante, che o è presente, perché vi ripeto è in fase di separazione, oppure, vi ripeto, è una persona che comunque tiene troppo a mente il passato e obiettivamente fa fatica ad evolvere. Queste situazioni interiori lo appesantiscono e gli impediscono di vivere con, diciamo, libertà, con leggerezza, con spensieratezza anche l'incontro con voi. Quindi questa persona come arriverà a questo incontro? Terribilmente eccitata, al punto che vi ripeto vorrebbe proprio veramente togliervi tutto immediatamente perché vi desidera molto, d'accordo? Una persona che prova un'eccitazione per voi molto forte, però prova anche dei sensi di colpa, vi ripeto, per questo passato o che è ancora presente, perché per esempio ha magari ancora contatti con la ex compagna per via di figli, per esempio, o questioni economiche ancora in ballo, oppure è una persona che fa fatica a cancellare personalmente il passato e quindi diciamo che rimane un po' bloccato
Quindi nonostante vi desideri terribilmente, è una persona che può far fatica a lasciarsi andare del tutto. Quindi è una persona che alterna in maniera anche abbastanza repentina momenti di estremo avvicinamento a momenti di allontanamento. Decisamente comprensibile nel caso in cui sia una persona impegnata, per cui il passato non è passato, è presente, cioè una persona che ha ancora qualcuno al suo fianco, ufficialmente. Ma, vi ripeto, queste problematiche possono essere presenti anche nel momento in cui questa persona non abbia nessuno veramente ufficialmente al suo fianco, proprio perché lui fa fatica a staccarsi dal passato. Per esempio da una magari famosa ex che possa essere pur sempre stata molto importante per lui, ma che lui ad oggi non riesce ancora a dimenticare del tutto, o comunque le cui sofferenze non riesce a dimenticare. Cioè non perché quest'uomo sia ancora innamorato della ex, ma perché ripensa troppo spesso alle sofferenze che questo amore gli ha provocato, e quindi ovviamente è una persona che tende a frenare. Ecco che, vi ripeto, questa persona vi desidera terribilmente. Cioè siete per lui veramente qualcosa a cui non riesce, non vuole resistere, a cui non vuole rinunciare, ma parla comunque anche, vi ripeto, di paure interiori che questa persona ha a seguito di un passato o di un presente ancora molto ingombrante. Presente nel caso in cui sia una persona impegnata, passato nel caso in cui sia una persona magari libera o che sta chiudendo, vi ripeto, una storia, perché comunque è ancora legato alle sofferenze che il vecchio rapporto gli ha provocato. Però vi ripeto, è una persona che vive per voi veramente delle emozioni molto contrastanti, cioè a volte di paure, sensi di colpa in riferimento a un'altra persona e anche ovviamente rimpianti e rimorsi, a volte questa attrazione imperante per cui non riesce a farne a meno. Così arriverà questa persona a questo incontro, con questo atteggiamento un po' ambivalente, diciamo. Vediamo a questo punto le sue paure, che ovviamente già abbiamo abbastanza, direi, bene delineato. Comunque cerchiamo di capire anche qualcosa in più. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 4 di coppe. Allora, il rapporto che questa persona aveva o ha con la compagna ufficiale, o aveva, vi ripeto, con una persona del suo passato, era un rapporto da 4 di coppe, cioè un rapporto che eroticamente non dava nulla. Il 4 di coppe è proprio la carta della noia, quindi una situazione eroticamente troppo spenta che obiettivamente gli ha fatto anche quasi proprio perdere la voglia, il desiderio del rapporto fisico. Questa persona ovviamente si sente spenta eroticamente, quindi sembra quasi aver perso la propria virilità, proprio perché, vi ripeto, nel caso in cui sia una persona impegnata, con la persona impegnata non ha più rapporti da tantissimo tempo. Nel caso in cui sia una persona libera, ha comunque un passato alle spalle molto pesante con una persona che eroticamente non gli dava nulla. Quindi una persona con la quale non c'era feeling fisico. Cioè probabilmente queste due persone si sono legate per altre motivazioni, però sicuramente non motivazioni legate all'attrazione fisica. Cioè sono due persone che fondamentalmente fisicamente si sono piaciute sempre poco. Cioè lei non era, diciamo, il modello erotico per eccellenza di lui e viceversa. Quindi è stata una coppia che è caduta immediatamente nella noia e nel bisogno di qualcos'altro. La carta successiva al 4 di coppe è il 5 di coppe, che parla dell'amante. Quindi una persona che potrebbe aver tradito la compagna ufficiale o potrebbe essere stato tradito dalla compagna ufficiale. Ecco perché ancora questi retaggi sul passato, del passato, no? Quindi un passato che è difficile da cancellare perché è molto doloroso. È stata una storia pessima, quindi veramente una brutta storia. Ecco perché lui ha ancora delle ferite non del tutto chiuse. Quindi è una persona disabituata, diciamo, a lasciarsi andare da un punto di vista erotico, anche a fantasie, che ci sono, abbiamo visto, nei vostri confronti, ma è una persona che potrebbe essere un po' troppo trattenuta. Quindi non dare comunque il massimo di sé, anche nel caso in cui nel prossimo incontro vi possa sembrare comunque una persona presa, eccitata, in realtà potrebbe dare di più.
veramente tanto di più, perché qui c'è ancora un potenziale che rimane sopito a causa di un passato che lo ha demoralizzato, lo ha demotivato nei confronti dell'erotismo. Quindi anche nel caso in cui per voi questa persona sino ad ora abbia dato il massimo, vi garantisco che qui c'è ancora molto che questa persona possa dare, ma non riesce ancora a dare. Proprio perché è bloccata questa persona da un rapporto del passato troppo pesante che fa fatica ancora a cancellare. Nel caso in cui sia tutt'oggi una persona, ahimè, ancora impegnata, e quindi la vostra sia una storia clandestina, ecco che il rapporto con la compagna ufficiale è completamente finito da un punto di vista erotico, anzi direi che non è mai iniziato, perché vi ripeto, non si sono mai piaciute queste due persone, ma ovviamente nonostante questo c'è ancora qualcosa che li lega, per cui questa persona ha ancora il bisogno di vivere voi come, diciamo, prestatemi il termine, l'amante. Quindi non è ancora disposta questa persona ad una scelta, nel caso in cui ovviamente sia una persona impegnata. Nel caso in cui sia una persona libera, c'è ancora questo retaggio del passato, di cui vi parlavo ancora con questo 8 di spade, che lo appesantisce molto. Quindi, sicuramente è una persona che arriverà a questo incontro con un enorme desiderio, ma che ancora non riuscirà a liberare questo enorme potenziale erotico e sessuale, perché è bloccato da un retaggio del passato che in qualche modo lo ha un po' spento e demotivato. Qui c'è un enorme potenziale, vi ripeto, Questa persona può dare molto di più, ma c'è un passato che l'ha raffreddato. Questo è un peccato, Comunque, vi ripeto, è una persona attratta da voi, molto attratta da voi, e nel caso in cui sia una persona impegnata è disposta a rischiare di tutto pur di vedervi. Però, vi ripeto, è una persona che ancora fa fatica a pensarsi single o comunque, diciamo, lontana questa persona dalla compagna ufficiale o dal compagno ufficiale, proprio perché, vi ripeto, c'è ancora qualcosa, vedete, c'è ancora un legame che lui non riesce ancora del tutto a sciogliere. Ci sono dei fili che non riesce a tagliare con la compagna ufficiale o comunque con il proprio passato nel caso in cui non sia una persona impegnata. C'è ancora qualcosa che deve smaltire questa persona e che eroticamente, diciamo, ahimè, purtroppo la trattiene dal volersi lasciare andare anche proprio eroticamente al rapporto con voi. Quindi potrebbe dare molto di più, potrebbe fare molto di meglio ovviamente con voi. Ora vediamo invece in terza appunto posizione come appunto procederà comunque complessivamente questo incontro e anche eventualmente quando. E qui abbiamo un bellissimo re di coppe. Allora ragazzi, sicuramente questa persona vi farà capire che comunque per voi prova dei sentimenti, re di coppe, quindi una persona che arriverà in maniera molto romantica, una persona che vi parlerà appunto di quello che prova per voi, dei sentimenti che prova per voi, comunque una persona che aprirà il proprio cuore. E ovviamente sicuramente questa situazione vi darà grande soddisfazione, la carta appunto della soddisfazione, della magia del tè speziato, quindi assaporerete ovviamente anche tutto quello che questa persona, vi ripeto, vorrà darvi, anche se, ve lo ripeto, c'è del potenziale ulteriore che non verrà fuori. Infatti il re di coppe rispetto agli altri re un po' più birichini rappresenta comunque una persona che si darà a voi molto, però vi ripeto, in maniera forse più romantica e platonica rispetto a quanto potrebbe e vorrebbe fare. Perché ricordatevi che siamo partiti con un 8 di spade. Quindi una persona che vorrebbe proprio, diciamo, graffiare, eliminare questo velo che copre il vostro corpo. Quindi una persona molto eccitata, una persona pronta anche a rischiare, una persona anche pronta a voler dimenticare il passato, ma che fa ancora un po' fatica, quindi arriverà da voi come re di coppe, quindi una persona comunque desiderosa, una persona che si aprirà a voi, molto sentimentalmente, parliamo di coppe, ma che da un punto di vista erotico potrebbe fare meglio. Quindi voi sarete comunque appagate e soddisfatte, pienamente, però obiettivamente ecco che in questo caso questa persona mostrerà molto di più, diciamo, per esempio carezze,
diciamo, momenti di tenerezza, baci, uno starvi abbracciata, diciamo, questa persona a voi teneramente, romanticamente, quindi si perderà forse più in coccole, comunque sguardi, comunque momenti appunto di dolcezza, di gentilezza, piuttosto che, diciamo, per quanto riguarda un eros spinto, d'accordo? Quindi avrete davanti a voi sicuramente un gentiluomo e questa cosa è meravigliosa, ma che potrebbe dare di più. Quindi non darà tutto ciò che ha il suo potenziale in ambito erotico, quindi sarà un incontro molto più romantico che, diciamo, eroticamente pregnante, proprio perché questa persona tenderà ad aprire più il cuore che ovviamente il proprio corpo e la propria sessualità, cioè questa è una persona che deve ancora aprirsi molto e che deve cancellare il passato. Quindi c'è ancora qualcosa, vedete, che deve tagliare questa persona rispetto al proprio passato. Nel momento in cui ovviamente lo farà, ecco che questa persona riuscirà ad aprirsi in maniera diversa a voi. Per ora è Re di Coppe, quindi una persona che vi vuol bene, una persona molto attratta, una persona che sarà molto romantica, dolce nei vostri confronti, ma vi ripeto, comunque una persona che ha ancora del potenziale erotico da darvi. Quindi sarà un incontro molto dolce, fatto di tenerezze, di carezze, di un contatto fisico molto più dolce che, diciamo, eroticamente spinto, hot, osè. D'accordo? Quindi una persona che vorrà vedervi per, diciamo, godere della vostra presenza, per scambiarsi effusioni, per anche ovviamente consumare un rapporto che sarà soddisfacente per voi, ma sappiate che qui c'è ancora di più. D'accordo? Quindi c'è ancora di più, qualcosa in più da ovviamente darvi. Ora, visto che appunto abbiamo affrontato la stesa con i Sexual Magic Tarot, cerchiamo anche di avere qualche informazione in più grazie ai Sexual Magic Oracles e dunque appunto estraiamo 2 carte oracolari proprio per cercare di capire come appunto sarà e procederà questo incontro. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, come potete vedere, appunto, abbiamo estratto 2 oracoli e ovviamente cerchiamo appunto di avere qualche indicazione in più per quanto appunto concerne, per quanto appunto riguarda questo incontro. Vediamo un po' nella prima carta oracolare. Allora ragazzi, qui abbiamo ovviamente la carta dell'abbandono. Allora, e qui Saturno, immancabile. Allora ragazzi, ve l'ho detto dall'inizio, è incredibile come oracoli vadano perfettamente a ricalcare ovviamente la stesa. Allora ragazzi, la carta dell'abbandono parla di ricordi, vedete, in riferimento a qualcosa del passato che deve essere lasciato alle spalle. È un passaggio fondamentale per questa persona per poter uscire da questo momento di impasse, ma è un passaggio che però per questa persona non è ancora il momento di compiere, o comunque questa persona non è ancora pronta a compiere, diciamo, questo allontanamento definitivo rispetto a una situazione del passato. Allora, ve lo ripeto, non è innamorata questa persona di una compagna del passato, o comunque nel caso in cui sia una persona impegnata non è innamorata questa persona della compagna o del compagno ufficiale, è comunque una persona che, diciamo, ha ancora appunto dei ricordi struggenti in riferimento a questo rapporto. Un rapporto che obiettivamente è stato pesante, carico di delusioni e sofferenze. Un rapporto fatto di continui, vi ripeto, allontanamenti o comunque, come vi dicevo prima con il 4 di coppe, caratterizzato da tradimenti. Quindi un rapporto brutto, non pulito, che però necessita di tanto tempo per poter essere smaltito. Qui abbiamo Saturno, che parla appunto di una persona che ha bisogno ancora di molto tempo per potersi
ovviamente distaccare emotivamente da un rapporto che per lui è stato molto doloroso. Vi ripeto, non è una carta d'amore, non è una persona che ancora pensa alla compagna del passato, alla ex compagna perché prova del desiderio, perché prova dell'amore. No, è una persona che ha ancora, vedete, delle ferite, una tristezza ovviamente interiore in riferimento appunto a questo ovviamente rapporto del passato, ecco, ferite che non si sono ancora chiuse del tutto, cioè non sono rimarginate, quindi è una persona che ha bisogno ancora di tempo. Saturno ci parla del tempo, Cronos quindi rappresenta proprio delle tempistiche probabilmente anche un po' lunghe rispetto magari, diciamo, per esempio alle vostre tempistiche o alle mie o alle tempistiche di altre persone, per cui ha dei tempi, diciamo, di resilienza questa persona un po' lunghi obiettivamente, però qui ci sono ancora delle sofferenze che questa persona deve assolutamente eliminare, perché vedete è la carta proprio dei brutti ricordi. Cioè una persona che ha dei brutti ricordi in riferimento al passato, nonostante questa persona possa non avervene parlato e questa persona possa avervi, diciamo, mostrato un atteggiamento magari molto brillante, ecco che qui c'è ancora qualcosa, perché Saturno parla anche del silenzio, che questa persona non vi ha raccontato, comunque che non vi dice, in riferimento a delle sofferenze. Vi ripeto, non ve ne parla perché magari teme che voi possiate fraintendere, cioè che voi possiate pensare che questa persona possa essere ovviamente ancora innamorata della compagna ufficiale. Non è così, ve lo ribadisco, non sono carte d'amore, sono carte di sofferenza che questa persona ha vissuto in passato, per cui prova ovviamente ancora una sensazione di paura, per esempio latente in riferimento al vostro rapporto, cioè teme che il vostro rapporto possa finire esattamente come è finito ovviamente il rapporto precedente. Perché questa persona vuole voi, c'è il re di coppe, è innamorata di voi questa persona, i sentimenti ce li ha per voi, ma è una persona evidentemente molto sensibile in riferimento a delle sofferenze del passato. D'accordo? Che quindi questa persona fa fatica in qualche modo a lasciare andare. Qui c'è un rapporto del passato che deve lasciare andare. Anche nel caso in cui sia una persona in via di separazione, evidentemente questa ex compagna è molto ingombrante e quindi in qualche modo, ripeto, questa è anche la carta dei rimpianti e dei rimorsi, è una persona che potrebbe magari molto spesso, la ex compagna, fargli delle battute un po' infelici in riferimento magari a sue mancanze, d'accordo? Quindi magari sottolineargli degli errori, ecco che comunque scatenare dei sensi di colpa importanti in lui. Quindi comunque c'è ancora un rapporto qui da eliminare, soprattutto nel caso in cui la ex compagna sia ancora nei paraggi, nei dintorni, d'accordo? Vediamo ora in questo secondo oracolo appunto qualcosa in più circa questo incontro. Vediamo un po'. E qui abbiamo ovviamente un oracolo molto bello, come potete vedere è l'oracolo della verità, della fiducia, in qualche modo del finalmente appunto lasciarsi andare l'uno all'altra, dedicandosi completamente appunto l'uno all'altra, la carta della fiducia, della sicurezza e della consapevolezza. Ecco, questa persona finalmente ovviamente riuscirà ad aprirsi a voi, riuscendo appunto anche a, diciamo, bilanciare le sensazioni negative del passato con le sensazioni positive ovviamente del presente con voi. Qui abbiamo simbolo, vedete, della bilancia, quindi è una persona che sicuramente avrà fiducia in voi, appunto, fiducia nel vostro rapporto e riuscirà finalmente ad equilibrare appunto il passato con il presente, quindi è la carta dell'armonia. Sicuramente questa persona si aprirà a voi mostrandovi ovviamente anche tutto, finalmente, quel potenziale che ovviamente tiene ben nascosto, un potenziale meraviglioso che creerà in voi un'unione veramente perfetta. Quindi sicuramente vi lascerete trasportare dal sentimento l'uno per l'altra, lascerete ovviamente alle spalle il passato sia voi che ovviamente a lui e vi lascerete guidare sia voi che lui da questo nuovo sentimento. Vedete, vi denuderete, soprattutto lui in questo caso, per quanto riguarda appunto le sue paure e ovviamente le sue perplessità. È una carta molto bella questa, che parla proprio, vedete, dell'affidarsi fiduciosi l'uno nelle braccia dell'altro.
quindi proprio come un bimbo, per esempio, nelle mani del proprio genitore. Quindi sicuramente questa persona diventerà importante per voi, il vostro rapporto si approfondirà e in questo incontro, già a partire ragazzi dal prossimo incontro, questa persona inizierà, ve lo dicevo con il Re di Coppe, ad aprirsi a voi. Quindi la vostra diventerà appunto un'unione perfetta, perché questa carta, questo oracolo parla proprio delle due metà della stessa mela, vedete? Quindi qui c'è un abbraccio che coinvolge due metà, che finalmente si incontrano, con la massima fiducia l'uno nell'altra, quindi qui c'è e ci sarà un'unione veramente perfetta, aprendovi lentamente, ovviamente, l'uno all'altra. Vi ripeto, qui si tratta di tagliare. Qui ci sono delle situazioni del passato che devono essere tagliate, che devono essere dimenticate. Qui c'è qualcosa del passato che deve ancora, ovviamente, essere lasciato alle spalle. Accadrà? Certo, questa persona lo farà. Questa persona diventerà ovviamente molto più aperta, sarà molto più aperta nei vostri confronti e soprattutto finalmente diventerà più libera, questa persona si sentirà più libera di vivere, diciamo, il rapporto con voi lasciando alle spalle il proprio passato. Quindi questo rapporto molto bello che evolve incontro dopo incontro, finalmente questa persona si lascerà andare anche a fantasie, erotismo, che ha dovuto castrare proprio a seguito di questi, diciamo, sentimenti e sensazioni negative in riferimento al passato. Ma, vi ripeto, è una storia molto bella che prenderà veramente piede, per cui finalmente, ovviamente, potrete lasciarvi andare al sentimento che provate l'uno per l'altra, al desiderio che provate ovviamente l'uno per l'altra. Vedete? Qui si tratterà proprio di denudarsi, di lasciarsi proprio andare al contatto fisico l'uno dell'altra. È una carta molto bella, quindi, che parla di totale fiducia, che parla di consapevolezza e che parla proprio di un guardarsi dentro, che finalmente vedrà un'armonia, appunto un bilanciamento del passato con il presente. Quindi questa persona finalmente taglierà con il passato, finalmente ovviamente si sentirà questa persona più libera di vivere appunto definitivamente il vostro rapporto e soprattutto di, diciamo, mettere in pratica queste fantasie, questi desideri che ha sempre ovviamente provato con voi nei vostri confronti. Ovviamente, vi ripeto, è un rapporto che deve procedere per gradi, quindi incontro dopo incontro, step by step, ma è comunque un bellissimo rapporto che, vi ripeto, non vi lascerà assolutamente insoddisfatte, anzi, finalmente riuscirete molto probabilmente a percepire questa persona come molto più vicina, ovviamente, a voi, proprio come la metà della vostra mela, ovviamente, vi ripeto, step by step, incontro dopo incontro, ma già a partire dal prossimo incontro vedrete questa persona molto più attenta a voi, molto più aperta al rapporto, una persona che tenterà di aprirsi alla verità, quindi ovviamente ad una verità interiore che porta dentro di sé, che è fatta di ancora qualche rimpianto, sofferenza e comunque sensi di colpa, magari in riferimento ad un passato in cui anche lui appunto ha sbagliato. D'accordo? Ovviamente però, vi ripeto, è una situazione che procederà con voi molto bene, questa persona taglierà completamente i ponti con il passato, anche nel caso in cui sia una persona impegnata, è una persona che arriverà ad una decisione, quindi sicuramente una persona che vorrà, diciamo, chiudere con la compagna ufficiale o se non altro comunque mettere in chiaro le cose, d'accordo? Perché questa è una persona stanca che ha bisogno ovviamente di guarire queste ferite, perché è una persona che vuole lasciarsi andare a voi e finalmente si lascerà andare ovviamente a voi in maniera totalizzante, quindi anche per quanto ovviamente riguarda questo potenziale erotico che sino ad ora questa persona ovviamente ha in qualche modo appunto lasciato sopito, d'accordo? Dunque questa stesa ovviamente termina qui, vi ripeto, una stesa molto bella, qui ci sarà un incontro ovviamente a breve, perché appunto il Re di Coppe parla di un incontro ovviamente entro poche settimane, addirittura anche entro pochi giorni, parla di contatti, parla di un riavvicinamento da parte di questa persona o comunque di un tentativo di contatto e ovviamente anche di un incontro, quindi sicuramente l'incontro sarà molto bello e sarà proprio l'inizio, vi ripeto, di una serie di ulteriori incontri in cui questa persona si lascerà ovviamente sempre di più andare.
Ovviamente, come sempre, mi raccomando, tenete duro, forza, determinazione e ovviamente buona fortuna e a presto!